Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Cosa bolle in pentole in casa Napoli e a Napoli città per quanto riguarda questi fondi arabi che dovrebbero investire in alberghi, strutture ricettive, forse restyling dello stadio Maradona da inserire nel pacchetto. Ne parliamo in questo video, probabili formazioni di Napoli Frosinone, qualche indiscrezione per quanto riguarda l'operazione Osimhen Paris Saint Germain per quanto riguarda il mercato che sarà, e una considerazione sul futuro allenatore o su chi potrebbe arrivare a Napoli, perché ieri le due partite di Coppa mi hanno un attimo confermato ciò che penso io personalmente da tempo su uno degli allenatori. Comunque andiamo per gradi e commentiamo tutte le notizie e tutte le news che a me ovviamente fa piacere condividere con voi. Vi aspetto nella sezione commenti qui sotto, ci confrontiamo anche lì. Iscrivetevi al canale perché è nuovo, attivando la campanella delle notifiche, non costa niente e mi aiuta tantissimo per la crescita del canale stesso. Allora, fondi arabi, Manfredi ha confermato ci sarà un incontro a maggio appunto per definire dettagli se e come si dovrà intervenire in una riqualificazione, una ristrutturazione di diciamo alberghi, strutture ricettive e investimenti in città a livello turistico, che comunque Napoli è in boom, è in un boom turistico da un bel po' di tempo e fa gola ovviamente ad investitori arabi e no. Non è che mo perché il fondo è arabo, fa gola a investitori in generale una situazione del genere. Sono d'accordo o non sono d'accordo? A me fin quando le cose vanno fatte bene e con criterio non dispiacciono. Poi c'è solo da dire il rammarico è che l'Italia in generale non riesce, non riesce mai, perché è una cosa normalissima avere investitori e fondi esteri che vengono comunque a riqualificare qualcosa nel tuo territorio, per amor di Dio, però l'Italia non ci riesce mai a fare le cose completamente in autonomia e ovviamente devi comunque pagare il prezzo dell'investimento che verrà fatto poi dai fondi esteri, arabi che siano. Bisogna vedere qual è la controparte, l'altra faccia della medaglia, perché uno viene ad investire ma vorrà comunque un tornaconto. Per esprimermi al 100% vedremo poi in futuro quale sarà il tornaconto arabo in questo caso per questo restyling turistico, ecco, mettiamolo così, della città di Napoli. Il Maradona vorrebbe essere inserito in questo restyling, ma non è una notizia certa. Bisogna comunque vedere e diciamo seguire la notizia per poi cercare di capire se è una cosa fattibile o meno. Io dico una sola cosa perché questo è un fondo arabo, perfetto. Trattate il nome di Maradona come si deve, perché Maradona, se avesse vinto lui il mondiale del appunto in Qatar, non avrebbe assolutamente alzato la coppa con la vostra tonaca, quella tonica, quella tonaca, la tonica è un drink, la tonaca appunto che si mette in Arabia Saudita come ha fatto Leo Messi. Quindi trattate il nome di Maradona come si deve, altrimenti ci arrabbiamo come recitava un bel film. Detto questo, operazione Osimhen Paris Saint Germain, 130 milioni la clausola, ma si legge sul Mattino con le pinze la notizia, con le pinze, io la sto solo commentando, non c'è niente di sicuro nella appunto in questa cosa che andrò a leggere, ma nell'eventualità che possa succedere una cosa del genere, l'opinione la si può esprimere assolutamente. Come riporta il Mattino oggi in edicolo, il Napoli chiede 130 milioni di clausola rescissoria e il Paris Saint-Germain potrebbe chiedere uno sconto della clausola rescissoria inserendo contropartite tecniche.
Si tratta di Carlos Soler, Marcos Asensio, Kangin Lee o Lucas Beraldo. Per Osimhen invece pronto un contratto di 4 anni a 13 milioni annui, lo sapevamo già. Non sono d'accordo alle contropartite tecniche, assolutamente no. Mi direte sì, ma a noi ci servono, sono calciatori che comunque possono rendere, nomi che possono far bene al Napoli. Questa è un'opinione che non condivido, ma non perché i calciatori possono essere scarsi o meno, perché quando ti si presentano occasioni a te società Napoli, autosufficiente, senza fondi dietro, eccetera, eccetera, quando ti si presentano queste occasioni dove vendi appunto un tuo calciatore e riesci a piazzarlo con una clausola rescissoria così alta, soldi alla mano, li prendi e investi tu da solo per i calciatori, per le caratteristiche che vuoi, i terzini quelli che vuoi, i centrali li vai a vedere tu, perché comunque calciatori che vengono inseriti in trattative per abbassare una clausola rescissoria sono comunque calciatori che devi fartele andare bene in un certo qual modo, perché non va a finire che non sono le caratteristiche al 100% di quelle che cercavi tu, e quindi potrebbe crearsi questa sorta di mercato in entrata che poi non ti va a rendere come si deve per idee di gioco del nuovo allenatore, del vecchio allenatore, di chi rimane in panchina. Non lo sapremo e lo sapremo, lo scopriremo però solo vivendo. La clausola c'è, 130 milioni, ve lo prendete, posate i 130 milioni e basta. Non sono d'accordo alle contropartite tecniche. La formazione, poi vi dico una mia opinione sul possibile futuro allenatore del Napoli, che possa essere Pinco Pallino, Tizio Caio Sembrone, ma le partite che si sono giocate ieri parlano chiaro. La formazione dovrebbe essere questa perché Juan Jesus ha recuperato dall'affaticamento dell'altro ieri, quindi dovrebbe partire titolare. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, perché Olivera ovviamente si è rotto. Zielinski ritornato diciamo, al suo ruolo e di prepotenza dopo la partita contro il Monza. Lobotka, Anghissà, Quara, Osimhen e Politano, perché ovviamente Ngong a destra era diffidato, squalificato per il match contro il Frosinone di domenica alle 12:30. Poi, nel caso dovessero esserci cambi di formazione, affaticamenti dell'ultimo minuto, infortuni, auguriamoci di no, ritorneremo comunque sul pezzo da qui a domani. Restate sintonizzati. Ultima cosa, ma non ultima per importanza, anzi la prima per importanza di questo video, e mi auguro che ci siate arrivati fino a qui, è il futuro allenatore del Napoli. Allora, Gasperini va ad Anfield con l'Atalanta e piazza 3 palloni al Liverpool di Klopp, che abbia giocato con qualche seconda linea, tutto quello che volete. Vai ad Anfield e piazzi 3 palloni al Liverpool, non sei secondo a nessuno. Sei andato in casa della capolista di Premier e gli hai rifilato una lezione di calcio. Gli hai rifilato una lezione di calcio. Che poi si possa dire il Liverpool ha fatto 60 tiri in porta, 200% di possesso palo. Sì, tutto quello che volete, ma le partite si vincono anche alla Gasperini, uomo su uomo, e cercando di non far giocare la squadra avversaria prima, cioè non mettendo, diciamo, davanti il tuo di ideale di gioco, ma andando comunque a rompere le uova nel paniere all'avversario in base alla sua di costruzione del gioco, così come fa Gasperini. Ovviamente è un modulo, quello di Gasperini, che ha bisogno di un pressing uomo su uomo, unanimità di intenti per quando si va ad aggredire l'avversario, e c'è bisogno di tanto fiato ed una condizione atletica al top. Gasperini ci è riuscito e ci sta riuscendo, cosa che invece Italiano con il Victoria Pilsen ha fatto 0-0 in conference. Io ho visto le partite e vi dico subito la mia, che poi è la stessa di tempo fa. Si parla sempre di Italiano, Italiano è il nome più vicino, Conte, Italiano, Italiano, Conte. Io, nel caso dovesse essere Italiano la scelta,
mi terrei Calzona tutta la vita. Tutta la vita. Per quasi le stesse idee di gioco, per una difesa alta, per la ripartenza dal basso, tutto quello che volete, per la riaggressione che comunque la Fiorentina la fa bene ma non butta mai una palla a Ind, quindi a livello realizzativo saranno anche calciatori, mettiamola come vogliamo, ma non posso trovare troppi alibi ad una formazione che passa la gran parte del tempo nella metà campo avversaria, però alla fine ti ritrovi con gli stessi punti, quasi gli stessi punti, sei sotto al Napoli in Serie A e hai fatto 0-0 con il Victoria Pilsen. Guardi le statistiche e dici sì, la Fiorentina comunque ha fatto la sua partita, siamo d'accordo, siamo d'accordissimo, però per quasi le stesse idee di gioco e simile lavoro per quanto riguarda tatticismi e movimenti in campo, io mi tengo a Calzona che a quanto pare tra il primo e il secondo tempo di Monza Napoli si è fatto anche sentire, e se la reazione è stata quella vuol dire che lo spogliatoio lo segue anche se è arrivato da poco, quindi è scattata questa molla, c'è empatia tra allenatore e squadra, a meno che tu non voglia stravolgere tutto e arriva un Conte di turno, se deve essere italiano la scelta, io mi tengo a Calzona tutta la vita. Questa era l'ultima considerazione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!